Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MyGrass nella nostra rubrica 4 chiacchiere con. Oggi siamo qui con Riccardo. Ciao a tutti ragazzi. Che lavora per Plagron, una delle aziende olandesi più famose che si occupa di fertilizzanti e substrati per la coltivazione. Ci vuoi parlare di Plagron, di come è nata l'avventura e le tappe principali che vi hanno portato ad essere una delle aziende leader nel settore? Plagron è nata circa 27 anni fa e il nostro primo prodotto effettivamente è stato il vermicompost, che è stato subito molto apprezzato da diversi tipi di coltivatori. Dopo il vermicompost abbiamo iniziato a sviluppare altri tipi di additivi, fertilizzanti e substrati e siamo arrivati appunto adesso al 2020, anno in cui Plagron è ancora leader europeo nella fornitura di substrati, quindi terricci e substrati inerti. Tra tutti questi prodotti che avete sviluppato negli anni, secondo te il prodotto di punta che maggiormente vi caratterizza e vi contraddistingue? Sicuramente Green Sensation è un prodotto ovviamente molto conosciuto. Per esperienza personale ho sentito anche molti coltivatori che pur utilizzando altre linee poi comunque utilizzano il Green Sensation in fase finale di fioritura. È un prodotto 4 in 1. La cosa più interessante dal mio punto di vista è che è un booster sì, ma non solo. È un prodotto che contiene anche enzimi, quindi diciamo è un prodotto molto completo e anche da solo, senza altri additivi, semplicemente unito al nutriente base, già porta un ottimo raccolto e ottimi risultati anche in termini di sapore e profumo. Lo conosciamo tutti molto bene perché è molto utilizzato, come dicevi tu, anche dai nostri clienti, ed è molto concentrato perché si mette semplicemente 1 millilitro per litro, sì, giusto? È corretto? Sì. Sì. Posso dare di più? Voi cosa consigliate? Noi consigliamo sempre di attenersi un po' a questo massimo di 1 ml al litro, perché appunto come diciamo è un prodotto molto concentrato ovviamente, è molto completo, contiene molto nutrimento, non soltanto quello che riguarda appunto il livello NPK. Quindi diciamo noi, per fare una similitudine abbastanza comprensibile, andare a dare per esempio 2 ml al giorno sarebbe come per un essere umano mangiare 2 volte a pranzo, 2 volte a cena, 2 volte a colazione, insomma. Quindi noi consigliamo sempre di attenersi al millilitro per litro, meglio non eccedere, certo poi ovviamente ogni genetica, ogni tipo di pianta ha un po' una richiesta diversa, però in media consigliamo di attenersi a quella diluizione. Sì. Invece un utilizzo magari combinato con un altro vostro prodotto come lo Sugar Royal, lo consigli? Sì, assolutamente è una delle combinazioni che ha portato i migliori risultati negli anni, combina un po' entrambi i plus di tutti e due i prodotti. Il segreto di Green Sensation è che innesca una sorta di stress salino nella pianta, che fa in modo che la pianta senta il bisogno di assorbire più nutrimenti, e accoppiando appunto il Sugar Royal, che al contrario di quanto si possa pensare non è una melassa ma contiene soprattutto amminoacidi. Questi amminoacidi, oltre ovviamente a rinforzare la pianta, fanno in modo che la pianta assorba più facilmente alcuni tipi di nutrimento. Quindi nel complesso, accoppiando Green Sensation a Sugar Royal e un nutriente base, si riescono ad avere veramente ottimi risultati. E invece dopo questi prodotti di punta vuoi parlarci del prodotto secondo te più sottovalutato che consiglieresti anche a un amico, per esempio? Sì, secondo me forse un prodotto del genere è Vitastar, che è uno spray foliare. È appunto un prodotto molte volte trascurato, però in realtà ha veramente molti benefici. Rinforza la pianta, la fortifica e la protegge, comunque dà la possibilità alla pianta di difendersi meglio in caso di stress o patologie. Tra gli altri effetti ha anche l'effetto di stimolare la riproduzione cellulare e quindi ovviamente aumenta il numero di germogli, o ad esempio, essendo un prodotto adatto anche alle piante madri, aumenta anche il numero di talei. Velocizzando la riproduzione cellulare, poi velocizza anche la crescita della pianta stessa e quindi si riescono ad avere maggiori incrementi di foglie prodotte nella fase vegetativa? Sì, senza dubbio sì, da utilizzare diciamo nella fase vegetativa, ma ovviamente l'effetto poi a lungo termine è quello che aiuta la pianta ad avere una fruttificazione più abbondante. Fate anche tantissimi substrati, terricci, ammendanti, come mai questa differenziazione? Plagron ha molti tipi di substrato e di terricci in particolare. Diciamo, innanzitutto abbiamo ovviamente una suddivisione classica, è quella
tra i terricci organici e minerali. Ogni terriccio ha un po' la sua peculiarità, ognuno ha una struttura diversa, il modo in cui appunto la terra si combina o comunque assorbe l'acqua, il modo in cui è fertilizzato o non fertilizzato. Questo perché noi crediamo appunto che nel mondo ci siano una moltitudine di ambienti diversi, fornendo appunto una varietà di substrati. Vogliamo fare in modo che chiunque abbia la possibilità di coltivare il suo raccolto in qualsiasi condizione. Ad esempio abbiamo un substrato come Royal Mix della linea organica, che è fertilizzato con additivi organici e contiene una alta percentuale di perlite. Questo fa in modo che riesca ad avere un drenaggio maggiore e quindi ovviamente è anche più difficile andare troppa acqua, e questo lo rende ovviamente anche adatto ai principianti. Il vostro super mix di solito viene utilizzato per le coltivazioni outdoor, sì. Ma si potrebbe utilizzare anche invece nell'indoor, prepararsi la propria miscela col super mix o... Sì, secondo la nostra esperienza assolutamente sì, riteniamo che potrebbe essere anche molto comodo per chi appunto coltiva indoor e volesse appunto riutilizzare il proprio terriccio tramite uno dei nostri ammendanti, che può essere Batuano o appunto Super Mix o Calcium Kick, andare un po' a restaurare quella che è la struttura e la qualità e anche la fertilizzazione del terriccio senza dover andare a fare il lavoraccio di cambiare tutto quanto il substrato, Quindi assolutamente sì, è un prodotto adatto anche a coltivazioni indoor. Adesso un argomento spinoso per molti coltivatori, ovvero il pH, qualcuno lo controlla, altri no. Voi fate due prodotti, il Lemon Kick e il pH Down. Le differenze fra i due? La differenza sostanziale, a mio modo di vedere, è che entrambi hanno ottimi effetti ovviamente sulla regolazione del pH, e la differenza sostanziale è che il Lemon Kick è un prodotto con un'origine maggiormente organica, quindi è più amichevole con la microvita del suolo. Il pH Down d'altro canto ha il vantaggio che appunto una volta fatta la prima regolazione si dovrebbe essere a posto, quindi è un po' più semplice da utilizzare. Anche il Lemon Kick non presenta particolari difficoltà, però è possibile che durante la coltivazione si debba andare a correggere ancora, però è molto amichevole con la vita del suolo. Quindi si potrebbe abbinare il Lemon Kick per chi utilizza la vostra linea 100% bio, esatto. Il pH Down invece per gli altri prodotti. Esatto. Invece un altro argomento spinoso è la germinazione. Vedo che voi siete una delle poche aziende che ha fatto un prodotto per aiutare i principianti probabilmente, che è il Seed Booster. Sì. Ma perché uno dovrebbe utilizzarlo? Allora, noi appunto abbiamo questo prodotto Seed Booster e generalmente lo consigliamo qualora seme o una parte dei semi abbia una qualche difficoltà nella germinazione. Ad esempio alcuni semi sono stati conservati molto a lungo o magari in maniera non perfetta. Il Seed Booster può aiutare a dare quello stimolo alla germinazione che altrimenti sarebbe magari complicata. In più ha anche una spinta a livello nutritivo alla pianta. Quindi velocizza la germinazione e l'aiuta. Esatto. Per concludere chiederei progetti futuri di Plagron, se avete qualcosa, puoi svelarci qualche piccolo segreto senza esagerare. Sì, ovviamente Plagron è un'azienda molto attenta allo sviluppo, cerchiamo sempre di fare qualche passo avanti. Nel 2019 e 2020, a cavallo con il 2020, abbiamo tirato fuori un paio di prodotti nuovi, il Coco Perlite 70-30 e il Coco Argilla Espansa 60-40. Personalmente sono particolarmente contento di due prodotti a breve in uscita, uno a base di silicio e uno di micorrize. In più ovviamente stiamo sempre cercando di migliorare quello che è il materiale promozionale, faremo qualche nuovo contest per cercare di dare qualche regalo ai nostri supporter, Siamo arrivati alla fine e prima di salutarci, come ormai vi abbiamo abituato, chiederemo a Riccardo il trick dell'esperto. Cosa puoi consigliare ai nostri coltivatori? Una domanda frequente è: posso utilizzare o comunque innestare una pianta giovane all'interno di uno dei vostri substrati organici fertilizzati a 6 settimane? E la risposta è sì. Ovviamente il dubbio sorge perché la pianta potrebbe non essere pronta a sostenere le C di quel substrato, che generalmente appunto nei nostri substrati organici è abbastanza elevato, e la risposta quindi è sì, ma il consiglio che diamo noi è fare un risciacquo abbondante del suolo, quindi
inserire il terriccio all'interno del vaso, riempire fino a saturazione il vaso d'acqua. In questo modo cosa succede? Che all'interno del terriccio ci sono fertilizzanti organici, alcuni dei quali sono pronti all'assorbimento, altri devono essere elaborati dalla microvita del suolo. Facendo questo risciacquo i fertilizzanti già pronti all'assorbimento vengono portati via e in questo modo l'UEC si abbassa leggermente e nel tempo in cui la pianta si assesta, le radici crescono all'interno del terriccio, l'UEC si sarà rialzato e i fertilizzanti organici che erano non pronti all'utilizzo quando la pianta è stata innestata saranno pronti e la pianta sarà pronta appunto a ricevere e ad assorbire. Naturalmente tutti i nostri prodotti sono disponibili in uno dei punti vendita MyGrass, quindi vi consiglio di passare a trovare i ragazzi e lasciatevi consigliare da loro. Siamo arrivati alla fine, se il video vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento, attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al canale. Da MyGrass e da Riccardo di Plagron un saluto a tutti. Ciao a tutti!